Buongiorno amici del canale! Oggi vedrete un restyling decisamente particolare. Infatti non ci sarò io, ci sarà Barbara Zella, la mia rivenditrice di Oristano. Sapete che lei è una restauratrice molto brava e ha partecipato alla mia serie TV, I Love Restyling. La aiuterà suo figlio Luca e vedrete nei particolari il restyling che ha fatto, restauro che ha fatto per questa bellissima casa di Giovanni. Sono molto felice e fiera di averla chiamata perché questo tipo di mobili secondo me va anche preservato. Ha comunque usato Magic Paint perché ha usato Magic Paint all'interno dando chiarore alla vetrina e ha usato la mia cera, il mio restauratore per nutrire e idratare il mobile. Perché questo video è così importante? Perché dovete capire che è importante colorare ma anche preservare i mobili di pregio e Magic Paint vi offre tutto, dalla A alla Z per fare restyling e per fare restauro. Se avete piacere partecipate anche a un corso di Barbara da uno dei rivenditori Magic Paint in tutta Italia perché lei da Oristano parte e va in tutta Italia. Ora mi raccomando, massima attenzione a tutti gli step che vedrete perché è un video da non sottovalutare. Partiamo! Allora ragazzi, oggi è stato decisamente meglio rispetto all'altra volta. Vedo, qua c'è un po' meno lavoro. No, vabbè, strutturalmente penso che sia abbastanza fosto. Ho avuto un trattamento al ditarno, perché vedete i buchi ci sono, prima che avevo guardato tutto, questi dei buchi stavolta. No, anche a disponibilità più che altro se ripiani dentro perché se già è sottile se metti qualcosa di sopra. No, se magari bottiglio altri, quindi bisogna essere attenti e capire bene cosa cambiare e cosa tenere. E senti, ma cosa mi dici di questo pezzo qua? Perché a me visivamente piace e è un pezzo che non colorerei perché vedo della maestria. Però gli esperti siete voi. Allora, questo praticamente è proprio un déco, proprio l'apoteosi del déco. Quindi che anni siamo? Qua siamo anni 30, bene, 30-35. È un buon mobile già di manifattura comunque industriale, semi-industriale. Bello il fatto di avere queste ante così bombate, particolare, con tutti questi vetri molati e piombati. Anche a me piace tanto. Io se essere il vetro è quello che mi ha fatto decidere di chiamarti, perché ho detto no, deve essere salvato e recuperato. E Luca prima mi ha guardato bene e mi fa, questo è bello. Perché è così bello Luca quel pezzo lì? Poi c'è la radica. È una radica di che materiale? Noce. È una radica di noce. Noce. E in effetti secondo me sverniciato può essere... Invece si vede il disegno vero. Ok. Quindi cosa dite? Bello. Questo va sverniciato, riportato a legno naturale. Ok. Cera. C'era, magari, non so, vedi poi tu se mettere degli nutrienti, delle cose. Sì. E quindi vedremo il suo bel colore naturale, quindi molto più chiaro, molto più leggero, si vedranno di più le vene del legno. Le maniglie sì, sono belle. E voglio vedere che forse questo ottone. E via un po' polistero, questa poi viene. Ok, avete poco tempo anche qui, 2 giorni. Quanto la prego? Va bene, dai. Allora senti, di questi vari laterali cosa mi dite di questi qua? Questi poi verranno Belli, belli, c'è questo tutto ottone, ma probabilmente anche questo se lo vedi adesso questo non me lo vuole perché c'è nulla. Comunque vabbè, a parte questo non facciamo vedere a vedere. Io sono curiosa perché appunto non volevo colorarlo, volevo darlo a voi perché volevo che fosse ripristinato il suo antico splendore, ma secondo me sa più bello di come era all'inizio. Sì, perché questa patina lucida a me non è mai piaciuta, lo sai, la pace. Ecco, esatto, all'epoca verniciavano con la pomata. Esatto, e quindi io voglio proprio che sia bello ma contemporaneo, cioè il legno grezzo sarà moderno. Beh, fatti contemporanei. Sì, contemporaneo, però con il freddo. Tu lo sai, no, questa non è una casa stramoderna, quindi speriamo. Sposto, poi deve essere. Questa qui, voi lavorateci più, io vado di cantiere. Ok, sono in un'altra città oggi che magari ci vediamo stasera. Sono ragazzi, stasera. Ok Luca, io intanto incomincio a versare lo sverniciatore qua sopra, mentre io svernicicio tu togli le maniglie che sono da ripulire, ok?
Buon lavoro! Mentre lo sverniciatore agisce, io mi occupo della piombatura di questi bellissimi vetri a cattedrale e tiro fuori questo bellottone, pulendolo semplicemente con dell'ammoniaca e una spugna per i piatti. Una volta uscito il lottone, basta sciacquare con un panno umido. Eccoli qua, adesso vengono tutti puliti e tornano al suo colore naturale, senza togliere i difetti della loro età. Passata un'oretta e togliamo lo sverniciatore che toglie la vernice. E anche la sporcizia. Ora passo la paglietta, quella grana grossa, e faccio lavorare bene lo sverniciatore e viene via tutto benissimo. Questa volta non voglio usare tanta acqua per lasciare il legno con il porro bello chiuso. Questo noce ha una venatura bellissima. Ora tocca la parte sopra e cerchiamo di evidenziare questo bell'intarsio, togliendo questa vecchia vernice. E anche qua, dove c'è questa bella radica che ha bisogno di essere evidenziata, ormai col tempo non si vede quasi più. Per farlo agire bisogna mettere un bello strato uniforme per coprire totalmente la superficie. Un'oretta di posa e poi togliamo tutto. Questa vecchia vernice gomma lacca. Ok, è passata un'oretta e togliamo e tiriamo fuori il legno naturale.
e viene via la gomma lacca. Adesso con la lana d'acciaio grossa, visto che in questa zona è difficile usare le spatole, vado direttamente sui residui di sverniciatore e fa proprio come se fossero tante piccole spatole, togliendo la verniciatura. Gli ho dato un'altra mano. E ora si viene fuori bene il legno, tutti gli intarsi, la radica di noce, le filettature e le venature. Bellissimo. Con la paglietta posso lavorare bene nelle cornici, dove non posso andare con le spatole. Allora, per pulire gli ottoni, che sono rimasti per anni e anni a raccogliere sporcizia, basta immergerli nell'ammoniaca. Adesso immergiamo bene. Ok. Si lascia agire per qualche minuto e poi si gratta con la paglietta grossa. Poi, per non farlo riossidare, si dà una sciacquata con l'acqua e si asciuga semplicemente. Dato che noi vogliamo lasciare il sapore antico, non andiamo a pulirlo esattamente tutto alla perfezione, perché poi sembra nuovo. Quindi così va anche benissimo. Ecco qua. Abbiamo deciso di pitturarlo di questo bel colore nocciola, così schiarisce. E cominciamo a dargli la prima mano. Anche i ripiani li vogliamo di questo bel colore.
ora di dare la cera. L'ultimo passaggio, un velo di restauratore che gli dà l'ultimo ritocco. Allora, mi è piaciuto questo restyling barra restauro? In effetti è una cosa un po' differente da quello che siete abituati a vedere su questo canale, però bisogna abituarsi. Ci sono pezzi da colorare e pezzi da restaurare. Mi raccomando, se volete guardare la puntata intera che ho ospitato questo bellissimo mobile nella casa di Giovanni, dovete andare sull'applicazione Discovery Plus. È presente questa puntata e anche le altre 5. Questa è la casa di Giovanni, una casa contemporanea dove Emma ha messo il suo zampino, perché abbiamo usato colori accesi utilizzando vari accostamenti di modernariato. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto e ricordate che al fondo troverete la capitolazione con i prodotti che Barbara ha utilizzato e con tutto quello che vi occorre per fare un restauro o barra restyling come quello che avete appena visto. Mi raccomando, scrivetemi anche se vi piace. Al prossimo tutorial. Ciao ciao!